Eccoci qua, buongiorno a tutti. Oggi utilizziamo insieme un diagramma psicometrico, per capire come usarlo per prevenire la muffa da condensa nelle abitazioni. Prima di tutto presento il diagramma psicometrico di Carrier o diagramma di Grosvenor. Lo faccio vedere un po' più grande, ecco qua. Okay. Il diagramma psicometrico è un grafico che permette di rappresentare le diverse condizioni in cui si trova l'aria e il vaporacque nell'aria, questo però a pressione costante. L'aria umida è una miscela, tra l'aria secca e il vaporacqueo. A seconda della percentuale di umidità relativa e a seconda della temperatura, il sistema incriminato, quindi la stanza in cui vogliamo fare questa indagine, si troverà in un determinato punto di questo grafico. Tracciando l'orizzontale dal punto fino a incontrare la linea di saturazione che tra poco vedremo, si arriva al punto di rugiada, che è quello che ci interessa. Nel diagramma psicometrico è individuabile la cosiddetta linea di saturazione. Facciamo vedere un altro grafico, magari può essere, ok, in questa maniera può essere più chiaro. La linea di saturazione, quindi dicevamo, che separa la zona delle nebbie dalla zona costituita dall'aria insatura, in cui appunto il sistema è una miscela di aria e vaporacqueo, cioè è dove praticamente la differenza tra l'acqua che è sotto forma di vapore all'interno dell'aria e le goccioline d'acqua in pratica dall'altro lato. Quindi la linea di saturazione è questa linea che fa questa separazione. La faccio vedere nel diagramma psicometrico, non so se si vede, è la linea dove finisce il grafico sostanzialmente, lasciando perdere questa linea diagonale che si chiama entalpia kilojoule per chilogrammo di aria secca. Allora, preciso che ecco, usare questo grafico è come avere una Ferrari e usarla per andare a fare solo la spesa. In realtà il diagramma psicometrico permette di fare molto altro, però noi siamo ingegneri e la pieghiamo, pieghiamo la fisica sulla base di quello che ci serve. Spero che nessun fisico si offenda. Preciso però che questa è una trattazione teorica e in realtà le cose sono più complesse perché nell'aria delle abitazioni c'è anche la polvere, appunto le spore della muffa, gli inquinanti chimici, per cui la situazione sarebbe più complessa, ma per la precisione richiesta per quello che dobbiamo fare, quel diagramma psicometrico va più che bene. Arriviamo però al punto. Perché sto facendo questa live? Perché mi è arrivata un'email da parte di una signora che si chiama Marisa e in cui questa email mi ha inviato 2 video che li vediamo insieme tra pochi secondi. In questi video ci fa vedere, della muffa da condensa nella sua abitazione. Ora ho detto: "Perché non fare una live così faccio una spiegazione complessiva, così oggi o domani, anziché la signora Marisa mi chiama la signora Maria e gli faccio vedere questo video." Okay. Allora, innanzitutto, facciamo vedere i video che mi ha mandato e spero che si vedano bene. Allora facciamo così che forse è meglio. Okay, vediamo se si vedono bene. Okay. Allora, come si può vedere aspetta, fermo il video così lo commentiamo insieme. Come si può vedere, ci sono delle, praticamente delle lingue, di muffa che si sono andate a posizionare dove sono, praticamente i travetti del solaio. Vabbè, questa è già un'interpretazione, però non vi voglio spoilerare troppo. Quindi si sono andati a disporre in una determinata maniera. Casa che mi ha spiegato è cioè da poco ristrutturata, infissi, di ultimissima generazione. Ehm, Mi diceva che, se ho capito bene, c'è stato anche un intervento del 110% sull'esterno dell'edificio, se ho capito bene, quindi anche coibentazione, quindi voglio dire una casa che teoricamente non dovrebbe presentare problemi, in teoria, e quindi ha questa situazione. Ci sta questa muffa che nel giro penso di pochi, non so, purtroppo il video non è molto chiaro, l'infisso comunque è nuovo, mi diceva. In pratica, c'è questa muffa che è ecco qua, forse così è un po' più a fuoco, questa muffa che si è andata a posizionare nell'angolo del solaio, casa nuova appena ristrutturata, nell'angolo del solaio e, sul soffitto. Mi diceva che appunto,
saranno passati tipo qualche mese dalla ristrutturazione, quindi già sta in questa situazione, quindi andiamo a rivederlo. Okay, mi ha mandato anche un secondo video che suppongo sia un'altra stanza e andiamo a vedere insieme. Qui c'è una trave che percorre la stanza, addirittura c'è un condizionatore, non so se funziona, non funziona, non ne ho idea, supponiamo che funzioni, e poi c'è della muffa nell'angolo. Ovviamente, spoilero, si tratta di un ponte termico, spoilero. Okay, va bene, qui più o meno abbiamo la stessa situazione, questa è un'altra camera rispetto all'altra, quindi abbiamo, diciamo, penso che siano camere da letto, perché vedevo anche un armadio. Abbiamo quindi una situazione in cui, c'è una persona che è disperata, che ha da poco finito una ristrutturazione e si trova praticamente con, la muffa in casa. Spoilero il fatto che, si tratta di, muffa per, condensa interna. Perché dico questo? Perché, ho chiesto alla signora informazioni, sembra perché la cosa è pro questa problematica è generalizzata per tutta la casa, non c'è un terrazzo, lei abita, diciamo, in un condominio, un piano intermedio, quindi non è possibilità che ci sia infiltrazione da un terrazzo. In pratica è generalizzata per tutta la casa, mi sento di escludere, non sono andato a fare il sopralluogo, mi sento di escludere la possibilità che ci siano infiltrazioni da fuori, quindi è molto probabilmente un problema di, condensa interna. Ho chiesto alcune informazioni sulle temperature alla signora, andiamo a dare qualche spiegazione attraverso il diagramma psicometrico, però prima di fare ciò volevo, spiegare che la muffa si forma attraverso 3, fenomeni. Innanzitutto si forma per infiltrazione d'acqua per capillarità. Questo avviene soprattutto quando ci troviamo al piano terra e il piano interrato, quindi dal basso c'è una infiltrazione per capillarità che fa arrivare l'acqua fino a casa e poi chiaramente lì c'è terreno fertile per far sì che la muffa si sviluppi. Poi abbiamo la muffa, per infiltrazioni, in questo caso abbiamo una veranda in cui ci sono infiltrazioni, sotto sono io che sto facendo, delle misure, in un bagno in quel caso, se non ricordo male, sopra c'era un bagno, se non ricordo male, e poi c'è la muffa appunto da condensa. Sono 3 tipologie di muffa. Vabbè, ho fatto un attimo un inquadramento per spiegare le differenze tra queste 3. Allora, per capillarità e per, infiltrazione d'acqua dall'esterno, ovviamente si tratta di problematiche dall'esterno, bisogna prima rimuovere la causa. Nel caso invece di problemi di condensa interna, il problema è interno all'abitazione, quindi ci vuole, per forza un intervento che vada a modificare le situazioni termoigrometriche della casa. E qui entra in gioco il diagramma psicometrico, in questo caso di Carrier. Ora, andiamo a prendere il Paint e andiamo a disegnarci sopra, okay, ingrandisco un po' di più, eccoci qua. Vabbè, forse, era meglio se lo spostavamo da quest'altra parte, sì, dovrebbe andare meglio. Insomma, vabbè, lasciamolo così. Allora, praticamente la signora si trova a una temperatura, gli ho fatto fare la misura, lei c'ha una stazione barometrica, di 25 gradi e c'ha, praticamente 80% di umidità, okay? Ora, il motivo per cui ci abbia 80% di probabilità è oggetto di indagini. Ora, come si legge il diagramma psicometrico? È molto, molto semplice. Allora, in basso abbiamo la temperatura di bulbo secco, non bisogna spaventarsi, il bulbo secco è il normale termometro. In realtà si chiama bulbo secco per differenziarlo da un'altra temperatura che è di bulbo umido, sul quale però non entreremo nel dettaglio, se no complichiamo la cosa, soprattutto voglio far sì che questo video sia accessibile a tutti, per cui non voglio complicare la situazione. In pratica, come si può vedere dal diagramma, la linea dell'umidità se ha questo andamento, ok? Quindi umidità 80%, la linea è questa, ok? Cerco di fare il possibile, sto lavorando con Paint, ok? Quindi saliamo con la temperatura di bulbo secco fino ad arrivare alla umidità dell'80% e abbiamo quindi questo valore qua che non è nient'altro che questo valore qua, è la stessa cosa,
okay, cioè praticamente che è la stessa cosa, è la temperatura di rugiada. Cosa significa la temperatura di rugiada? E in questo caso, è, praticamente allora in questo caso 15, 18, 19, 20, temperatura di rugiada è quella esterna, quindi qua è 21 e mezzo, quindi 21 e mezzo, okay, 21 e virgola 5, okay. Eh beh, sto scrivendo col Paint, mi giustificherete. Okay, quindi cosa significa? Significa che la signora ha 25% umidità e 80% umidità e 25 gradi di temperatura. Significa che appena l'aria incontra una superficie con 21 gradi e mezzo, quindi con soli 3 gradi e mezzo di meno, quindi basta poco, in pratica in quella posizione si andrà a formare delle goccioline d'acqua. Queste goccioline d'acqua non faranno altro che favorire la proliferazione della muffa. Quindi che cosa fare? Okay, e qui mo arriviamo al dunque. Allora, stabilito come si fa vedere nel diagramma psicometrico qual è la temperatura di rugiada della propria abitazione, quindi quali sono le temperature critiche, bisogna andare a vedere se ci sono, punti in cui dell'abitazione in cui, si raggiunge la temperatura di 21 gradi e mezzo quando nel resto della casa ci sono 25 gradi, e questo si può fare banalmente con un termometro. Molto probabilmente osservando il video della signora, molto, probabilmente, ci sono nel soffitto ci sono dei travetti, allora mi pare che questo era un po' più a fuoco, okay. Ci sono dei travetti, qui che fanno parte del solaio, dove chiaramente c'è del ferro che conduce molto bene il caldo e anche il freddo, e quindi di conseguenza è molto probabile che, abbiano una temperatura bassa, più bassa. Bastano 3 gradi e mezzo abbiamo visto, inferiori. Quindi in pratica, succede che l'acqua va a condensarsi su questi travetti, e quindi qual è il sistema per far sì che ciò non succeda? Okay, per far sì che ciò non succeda torniamo al diagramma psicometrico. Significa che o, abbassiamo l'umidità, quindi l'umidità la facciamo andare in questo verso, oppure facciamo in modo che non si abbiano superfici con 3 gradi e mezzo di differenza di temperatura. Molto più facile abbassare l'umidità. Quindi in pratica che cosa andiamo a fare? Andiamo a vedere per esempio se abbiamo 50% di umidità, che è una umidità abbastanza, normale, abbastanza, diciamo, abbastanza standard, noi di solito l'umidità è tra 40 e 60, per il benessere delle persone. Allora, abbiamo che in questo caso abbiamo, questa temperatura di rugiada, andiamo a vedere, che è di 14 gradi. Quindi, praticamente che succede? Che se io da faccio schifo a disegnare. Allora, se non sono mai stato portato per disegni, poi col mouse è una festa. Praticamente cosa succede? Che se io porto da 80% a 50%, se nella casa ci sono 25 gradi, il punto di rugiada lo abbasso a 14 gradi. Quindi significa che devono esserci 11 gradi in meno, e in una casa 11 gradi in meno in una zona è difficile che si abbiano, in una casa normale, poi figuriamoci una casa magari che ha anche delle attenzioni, quando delle attenzioni, in ambito termotecnico, quindi abbia dei sistemi di, isolamento. Quindi di conseguenza, è più difficile che, anche avendo un ponte termico, si possa ottenere una rugiada sulla muratura che poi faccia sì che, condensi la muffa e si faccia, praticamente, attecchisca. Ovviamente c'è un discorso da dire: perché stiamo facendo tutto questo casino? Perché la muffa purtroppo, alcuni tipi di muffa, sviluppano delle spore che in alcuni casi sono cancerogene. In particolare ci sono delle micotossine, tra cui per esempio ne cito una, l'aflatossina, che sono cancerogene, cioè, e sono epatossiche alcune, quindi
danneggiano il fegato, altre sono proprio cancerogene, altre portano asma, eccetera. Diciamo che la muffa, è molto sottovalutata come problematica, ma, può portare delle patologie anche gravi, soprattutto in persone che hanno già dei problemi di tipo soprattutto immunitario. Ora, che succede? Noi qui, dobbiamo risolvere la muffa, ma per risolvere la muffa dobbiamo, trovare un sistema per far sì che si abbia un'aria più salubre. Quindi, innanzitutto dobbiamo risolvere i punti termici, cioè praticamente dobbiamo fare in modo, per esempio, prendo quest'altro video, dobbiamo fare in modo che non si abbia un ponte termico qui. Ora io non so quando è stato fatto il cappotto, se è stato fatto ovviamente, non so se è stato risolto questo ponte termico, perché qui praticamente c'è una trave, non so se si vede, praticamente c'è una trave, probabilmente non è stato risolto, non è stato aggiunto praticamente uno spessore in più, o un materiale speciale, per far sì che, ci sia meno conduzione evidentemente, e poi c'è il quindi risoluzione dei ponti termici, questo è una via. L'altra via è la ventilazione meccanica controllata. Per quanto riguarda il condizionatore, è un argomento interessante perché il condizionatore ha anche una funzione di deumidificatore, però attenzione, la deumidificazione funziona bene d'estate. Perché? Come funziona un deumidificatore? Un deumidificatore ha delle lamelle fredde che appunto in questo caso si raggiunge una temperatura di rugiada che fa sì che appunto l'acqua condensi su queste lamelle e quindi viene separata l'acqua che è presente nell'aria. Ma questo funziona bene d'estate. D'inverno il condizionatore, cioè il deumidificatore, non funziona perché non posso abbassare la temperatura oltre un certo livello in un'abitazione. Qui il deumidificatore non funziona sempre. Può avere invece senso una ventilazione meccanica controllata. Ci sono degli apparecchi, anche apparecchi a parete, anche mono, apparecchi, diciamo singola unità, che ha un costo abbastanza contenuto, permettono di cambiare l'aria e praticamente abbassare il contenuto di umidità e quindi di conseguenza far sì che non si abbia un'umidità prossima a quell'ambiente, dove avvenga la rugiada, ma si abbia appunto una temperatura di rugiada molto più bassa e quindi non condensi l'acqua vicino al muro. Spero di aver spiegato, tutto quanto, che riguarda l'interpretazione del diagramma psicometrico per quanto riguarda specificamente la problematica della muffa da condensa. Come ho già detto, questa il diagramma psicometrico è una Ferrari e in questo video l'abbiamo utilizzato per andare a fare la spesa, per cui diciamo mi scuseranno tutti i tecnici che vedono un uso un po' sminuente di questo strumento particolarmente potente. Detto ciò, se può interessare, la 2C da 15 anni si occupa di minacce invisibili. Nello specifico, per risolvere problematiche di muffa e soprattutto per eliminare le sue spore cancerogene, abbiamo dei tecnici specializzati in patologie edile che operano però solamente nelle province di Salerno e Avellino. E per maggiori informazioni puoi visitare il sito www.a2c.it. Se siamo in presenza, ovviamente abbiamo la possibilità di fare noi le indagini, quindi facciamo indagini psicometriche, quindi indagini in generale igrometriche, facciamo indagini con termocamera, con altri strumenti di indagine anche a onde elettromagnetiche e poi facciamo anche delle indagini microbiologiche, quindi facciamo uno screening completo della problematica. Poi, dopo aver fatto tutta questa cosa, andiamo a selezionare il biocida più adatto per quel tipo di muffa, perché abbiamo fatto una caratterizzazione microbiologica, e dopodiché procediamo con l'abbattimento, quindi la pulizia, diciamo la disinfezione, e poi dopodiché seguiamo i lavori come tecnici, come direttori dei lavori, seguiamo i lavori poi di ripristino delle varie porzioni di immobile su cui poi andiamo a intervenire. E questo è tutto, quindi abbiamo detto per maggiori informazioni visita il sito www.a2c.it. Arrivederci.